Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'EDH, provando ad approcciare al formato in maniera un po' diversa, non guardando al presente o alle future uscite, piuttosto rivolgendoci al passato, alle tante leggendarie emerse negli oltre 30 anni di questo incredibile gioco. In questo viaggio tra i set del passato passiamo dal più recente Future Sight al ben più vetusto Alliance, approdando i colori band non sempre apprezzati dai giocatori dei formati a 100 carte, ma che in questa occasione dovranno ricredersi visto il potenziale a disposizione. Non fatevi ingannare da questa leggendaria buffa nell'aspetto e nell'abilità, fuori dal comune, perché siete al cospetto di una delle creature più perfide e subdole che questo gioco abbia mai partorito, tra le 1000 sfaccettature che questo ippopotamo vi saprà offrire. Questa volta vi parleremo di Feldagrif. A prima vista l'immagine del simpatico ippopotamo raffigurato sulla carta potrebbe indurci a una valutazione erronea del potenziale espresso dalle sue criptiche abilità, ma mai come in questa occasione sotto il cofano di questa leggendaria si nascondono grandi possibilità, ma andiamo con ordine esaminando le sue caratteristiche. Con 4 mana, uno generico, uno verde, uno bianco e uno blu abbiamo un Feldagrif con forza 4 e costituzione 4 che presenta ben 3 abilità in apparenza votate ad aiutare uno o più avversari. Nella prima abilità abbiamo paga un mana verde, Feldagrif ottiene travolgere fino alla fine del turno, un avversario bersaglio crea una pedina creatura ippopotamo 1/1 verde. Nella seconda abilità troviamo paga un mana bianco, Feldagrif a volare fino alla fine del turno, l'avversario bersaglio guadagna 2 punti vita. Infine nella terza c'è paga un mana blu, fai tornare Feldagrif in mano al suo proprietario, l'avversario bersaglio può pescare una carta. A una rapida occhiata non è ben chiaro dove potremo sfruttare l'abilità del generale, che sembra solo proteso offrire vantaggi a un nemico. Eppure, anche regalando pedine, punti vita o una carta a un opponente, può risultare utile farci vincere le partite. Già, perché grazie a una serie di carte sinergiche con questi presunti vantaggi saremo in grado, con questa abilità, di ribaltare le sorti del match, trasformandoci da mite archetipo group hug in qualcosa di estremamente pericoloso senza che il party riesca a rendersene conto. Un approccio trasformativo mutevole che vede in questo placido Feldagrif la punta di diamante di una serie variegata di sinergie, impensabili per una carta così strutturata, proveniente da un passato ignaro di tutta questa cattiveria recondita. Fin qui abbiamo solo sfiorato la superficie di quello che Feldagrif offre con le sue abilità, solo in apparenza benevole, se sapremo assemblare correttamente una serie di pezzi in grado di trarre vantaggio dalle varie opzioni a disposizione. Grazie alla prima abilità del generale, combinata con Suitor Priest, Intruder Rare e almeno un mana d'orchi in grado di darci del verde, potremo tranquillamente uccidere tutto il party pingandolo grazie al chierico, mentre distribuiamo in abbondanza pedine e ippopotamo a tutti quanti. Per approfittare di questa abilità, che non soffrono della debolezza di evocazione, ci serve molto mana, ma anche qui ci sono diversi modi, come con Free Burrow Elder, incantato con Freed from Real, per ottenerne a iosa, così da innescare e sfruttare quella base bianca e verde con profitto. E se ci trovassimo in difficoltà ad utilizzare il comandante, possiamo persino contare su un backup inaspettato, questi in Feldagrif, che ricalca, nonostante non sia leggendaria, abilità paragonabili, almeno per le finalità che potrebbero avere alcune delle nostre chiusure. Se in apparenza potremo favorire qua e là qualche avversario, eventuali ritorsioni sono da escludere, magari grazie a carte come Ghostly Prison e Propaganda, che impediranno che token regalati o altre creature più pericolose possano farsi spazio verso i nostri punti vita. Ma non è tutto, visto che punteremo a generare mana senza supporto delle terre, approfitteremo di carte come Global Ruin o Winter Orb, o di pezzi del calibro di Angel's Trumpet o Humility, per imporre il nostro dominio trasformandoci ben presto da pacifici erbivori in belve assetate di vittoria. Se da un lato non potremo pensare di vincere unicamente con le abilità proposte da Feldagrif, è indubbio che la sinergia con i suoi effetti, unita a un comparto variegato e estroso, ci può offrire più modi per avere successo nelle nostre partite. Offrire vantaggi assortiti con carte come Glunch, The Bestower e Tempt with Discovery può risultare un ottimo modo per gestire la politica al meglio tra i giocatori, non risultando subito una minaccia, per poi, al momento giusto, ribaltare la situazione in nostro favore. Ad esempio offrendo carte a tutti, noi compresi, con te come Twain, i Tyrant Meddler, e Selvala Explorer Return tra le creature, All in Mine e Temple Bell tra gli artefatti, e Rite of Flourishing con Dictates of Knufix per gli incantesimi, dimostrando il nostro affetto in apparenza a tutti. Questo approccio amorevole nasconde però mire ben più bellicose, perché grazie a carte come Consecrated Sphinx, Esper Sentinel e Fire Mastermind potremo pescare molto di più degli altri, non risultando però immediatamente pericolosi agli occhi del party. Anche regalare token al momento opportuno, come Arachron Genesis e Zuri Predation, potrà risultare particolarmente proficuo, fino anche a regalarci vittorie inaspettate, senza che il resto degli avversari si possa rendere conto in che guaio sta per finire.
Per scombinare i piani dei nemici abbiamo poi carte specifiche come Curse of Swine e Mirrorweave, per riequilibrare il board, convertendo minacce in innocui token, zittendo l'avversario di turno più bellicoso, facendo anche la figura dei salvatore del resto del gruppo. In realtà potremmo anche puntare a rubare ciò che ci può danneggiare, con Agent of Treachery, Guild Drake, Mind Control e Reigns of Power, acquisendo dal nostro lato del tavolo minacce e vantaggi inaspettati fino a qualche momento prima. Parlando sempre di superare il resto del party ignaro dei nostri piani, potremo con Hypergenesis, Expropriate e Omniscience dare il colpo di grazia a tutti, quando ormai nessuno si aspetta un nostro repentino cambio di comportamento, da buoni samaritani a crudeli usurpatori. Potremo anche, nascondendo bene le nostre vere intenzioni, approcciare a una lista basata su Building Pod, con un piano toolbox che fonda le sue radici con le tante staple che abbondano nei nostri colori per ottenere il massimo da catene di creature sempre più efficaci. Grazie a Neoform and Defense of the Art e ai vari tutori nel verde, Eldritch Evolution, Final of Devastation e Green Sun Zenith, non ci mancheranno i modi per sgusciare tra le file nemiche, proponendo qualche combo inaspettata, mentre fino a qualche minuto prima dispensavamo vantaggi, quasi disinteressati alla vittoria. Fin qui vi abbiamo illustrato il lato benevolo di questo Feldagrif, anche se alla fine è propenso comunque a raggiungere in qualche modo la vittoria, ma potremo, sotto le mentite spoglie del nostro ippopotamo, celare un piano di conquista malvagio e beffardo. Già, perché avremo i colori e i mezzi per stritolare il party ignaro, con tutta una serie di elementi di stacks, da Drannith Magistrate a Guard of Tig, passando per Okori, Drast Driven, Gingy Taxian Koraugor e Void Winover, facendo in modo che i nostri benefici alla fine non siano di alcun conforto per gli avversari. Anche con artefatti del calibro di Possessed Portal, Smokestacks e Static Orb, avendo modo di ottenere preventivamente mana in abbondanza, potremmo stritolare le giocate degli avversari, che non potranno praticamente usare le carte che gli abbiamo fino a quel momento donato. Anche con Back to Basics, Mana Breach, Rising Waters e Rule of the Law, potremmo ambire a inibire completamente la partita a chi tenterà di approfittare della nostra benevolenza apparente, con un pugno di ferro degno di un dittatore. Persino le pedine ippopotamo regalate in abbondanza saranno inutili con l'arrivo di Elesh Norn Grand Cenobite, spazzando via qualsiasi tipo di minaccia per dare corpo a una fase agro che vede comunque nel nostro generale un bittante grosso e all'occorrenza anche evasivo. Tra le mestizie che potremo schierare faranno capolino i mezzi per spazzare via le terre di tutto il party, con Sunder, Armageddon e Ravages of War, così da avere da un lato tutto quel che ci serve per continuare a giocare, negando ogni chance di reagire ai nostri avversari. Potremmo anche approfittare di Mindslaver come elemento di ritorsione per chi in precedenza ha ricevuto tanti vantaggi, sfruttando ciò che abbiamo regalato a discapito del malcapitato caduto nella nostra rete. Con il colore a disposizione avremo anche modo di inserire viandanti del calibro di Narset, Parter of Veils, Oko, Tifo Crowns e Teferi Time Reveler, non certo rinomati per essere magnanimi con i loro effetti, nei confronti del resto del gruppo, in balia della nostra malvagità. Di certo potremmo anche impostare una partita d'attrito, vista la possibilità di poter accedere a un parco di interazioni puntuali con Arcane Denial, Generous Gift, Pact on Negation e Sword to Plusher, o globali come Cyclonic Rift e Farewell di prim'ordine, per ripianare qualsiasi tentativo di colpirci prima del tempo. E se qualcuno intuisse i nostri intenti non certo bonari, con Heroic Intervention e Teferis Protection faremo di tutto il possibile per tutelare i nostri permanenti, così da arrivare indenni alle fasi finali della partita, che ci vedrà certamente vittoriosi. Fin qui abbiamo visto il potenziale di Feldagrif, che nonostante l'età saprebbe ancora dire la sua tra i tavoli da gioco. Ma la domanda da porsi alla fine di tutta questa disamina è: ci sono delle leggendarie migliori che possono insediarne il posto nella zona di comando? Se vogliamo rimanere su un generale che racchiuda un po' tutto il potenziale del nostro ippopotamo, ci dobbiamo affidare a Derevi, Imperial Tactician, una leggendaria ben nota nell'ambiente di H, capace certamente, sin dal suo ingresso, di seminare il terrore tra gli avversari. Anche con Chule in Teller of Tales potremo ambire a sinergie molto potenti, ma perdendo completamente le componenti Group Hug che potrebbero, almeno inizialmente, allentare la presa su di noi, visto anche la nomea di questo comandante tra i più spinti sul fronte delle combo del formato. Restando sempre attorno a un piano combo più orientato a soluzioni toolbox con le creature, abbiamo a disposizione Rocco, Cabaretti Caterer, che con il suo effetto di ingresso ci offre sicuramente molto, ma è ben lontano dalla varietà di opzioni e deck building proposte dal nostro ippopotamo. Infine potremo prendere in considerazione Grand Arbiter e Augustine 4 se vogliamo puntare a un piano stacks di prim'ordine, ma i nostri intenti, così come l'odio che instilleremo negli avversari, sarà immediato, facendoci diventare troppo in fretta l'arcinemico dell'intero party. Insomma, nonostante siano passati gli anni, il nostro Feldagrif ha ancora un suo perché, riuscendo tuttora a ritagliarsi uno spazio di deck building più che valido, non essendoci dei veri e propri sostituti che riescono a racchiudere le medesime capacità.
Siamo arrivati al termine di questa disamina che ha provato a valutare una leggendaria del passato come Feldagrif, che ancora oggi non ha eguali nel suo approccio, passando da enabler di combo potenti a strumento politico a vera nemesi per i vostri avversari, nonostante sia una carta di oltre 25 anni fa. Una carta sconosciuta ai più, che offre un grande potenziale con un approccio mutevole e politico che può sfociare in giocate opprimenti o in strategie che saranno capaci di trasformare i vantaggi offerti in elementi di sconfitta per l'intero party. Quindi una leggendaria interessante che vi permetterà di spaziare per intenti e strategie in modi del tutto inaspettato, non trovando sostituti al momento della realizzazione di questo video, anche se ci sono alcune carte che provano in minima parte a proporre strategie simili, anche se tutte molto più evidenti e sfacciate. Se vi è piaciuto questo format e volete rispolverare qualche vecchia gloria, fatecelo sapere nei commenti, noi proseguiremo in questo viaggio in cui le carte del passato provano a dire la loro, a dispetto del tempo che passa inesorabile. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.